Siamo arrivati al Circuit Paul Ricard per la 100ª edizione del Bol d'Or e siamo appena stati a ritirare i passi. Qui se si sbaglia ingresso non si sa da dove entrare. Pensate che qua ci venivo che avevo 12 anni a girare con la RC30. Siamo arrivati all'hospitality del team, questa sera si mangia. Qui dove mangiamo tutti insieme, dove ci troviamo anche la sera dopo le prove per fare riunioni e preparare le sessioni del giorno successivo. Adesso andiamo a vedere il box. Il bellissimo paddock di Le Castellet, sempre uno dei migliori, dei più spaziosi e dei più naturali, tante piante, si sta veramente bene. Questo è il camion dove ci cambiamo di solito prima delle prove. No, qui abbiamo due moto, una che useremo nelle prove e una che useremo poi per la gara. Corsia box, pit lane, questo splendido tramonto. Sicuramente una grande differenza dalle gare normali, dalla MotoGP, questa struttura all'esterno dei box che serve per illuminare questa zona, per avere anche la giusta copertura proprio quando si effettuano i cambi gomme durante la notte principalmente. Quindi tutta quest'area sarà poi illuminata e sarà anche molto scenografica. È la zona dove guardiamo l'acquisizione dati dopo le prove e ci dedico sempre parecchio tempo anche perché è molto importante per vedere anche lo stile di guida di un pilota dell'auto. Ovviamente nell'endurance è ancora più importante fare una moto equilibrata per tutti. Qui ampio spazio riservato alle gomme, anche qui importantissimo. Tutto pronto in caso di pioggia, slick, parte usata, parte nuova, la parte usata utilizza di più per le prove, ovviamente adesso saranno prove libere le prime. Qui a Le Castellet siamo fortunati perché è la zona in cui ci si può vestire, cambiare, preparare i caschi, è più ampia che in altri circuiti, anzi forse solo qua abbiamo questa possibilità. Poi un ufficetto isolato dove si può stare anche un po' più tranquilli durante le notti perché le ore di guida sono comunque parecchio lunghe. Ah, e lì sopra è una bella stanza quella perché avremo la zona massaggi e relax. Sono le 10 di sera, abbiamo appena finito la prima riunione di questa settimana di gara e abbiamo parlato un po' di come imposteremo le prime prove libere di domani, dove inizieremo appunto con dei turni e degli obiettivi mirati per arrivare pian piano ad essere pronti per le prove ufficiali. Vado a prepararmi e a riposarmi un po', che domani si scende in pista. Buonanotte. Il martedì è una giornata in cui ci si concentra molto sulla messa a punto della moto, il primo giorno di prove della settimana, il giorno di prove libere, solitamente 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio.
Certamente ci sono anche altre categorie durante la giornata, quindi siamo un po' limitati come tempo. Per quanto riguarda proprio la preparazione della moto è veramente il giorno più importante, perché poi dal giovedì si comincerà con le qualifiche. Una cosa molto importante da verificare proprio in questo primo giorno di prove libere è il consumo della moto, perché nell'endurance è davvero importante riuscire a fare anche quel giro in più durante la gara che ti può dare un grosso vantaggio, perché più sosta ai box fai più tempo perdi, e ovviamente poter stare in pista tanto può fare veramente la differenza. Bisogna fin da subito capire quanto consuma la moto, vedendo anche un po' quanto veloci sono i tempi sul giro, perché è un po' tutto proporzionato, ma oggi è il giorno giusto per provare proprio queste cose. Oggi mercoledì, giorno di riposo possiamo definire, o meglio ci sono state le verifiche tecniche, i commissari di pista hanno controllato la moto, abbiamo fatto le verifiche al casco, alla tuta, tutto quello che serve come preparativo per scendere in pista per le prove ufficiali di domani. E adesso a fine giornata, dopo un'analisi anche dell'acquisizione dati di ieri, ho lavorato un po' con il computer proprio per metterci in linea per le prove ufficiali che saranno importantissime, vado a fare una sgambata in bicicletta che sta sempre bene. Giovedì, prove libere e poi qualifiche. Endurance dans la catégorie Super Somme. Ultime sessioni di stretching prima delle qualifiche, sarò il pilota giallo, quindi il secondo a partire, prima il mio compagno di squadra, il pilota giapponese Tsumi, poi io e Pancasagna a finire. È finito il primo giorno di qualifiche, abbastanza impegnativo direi, anche perché oggi la temperatura è salita tanto, abbiamo fatto un po' di fatica con l'aderenza posteriore, con il grip, che è sempre la cosa più importante quando si guidano moto così potenti. Contento del lavoro della squadra, domani sarà ancora più impegnativa perché avremo l'ultimo vero turno che darà poi le posizioni per la griglia di partenza. Secondo turno di qualifiche venerdì, di solito si fanno sabato le qualifiche, invece qui il venerdì perché il sabato partirà la gara. Un po' di emozione. In circuito abbiamo la possibilità di far sistemare i caschi, ad esempio con Shoei, di farselo regolare al meglio, anche perché si suda tanto comunque durante una gara così lunga. Meglio sempre essere pronti.
venerdì a fine giornata, il giorno prima della gara, c'è la più volte. Tutti gli appassionati possono incontrare i piloti, chiedere un autografo e chiederci un po' come sono andate le prove e che cosa ci aspettiamo dalla gara di domani. Centesima edizione del Bol d'Or, sarò io a prendere la partenza. Aussi quelques impressions. Ore di gara direi molto bene, anche perché il passo che siamo riusciti a fare è stato davvero molto buono. Sono contentissimo per il primo stint mio soprattutto, perché sono riuscito a fare una bella rimonta ed è lì che ha fatto tante differenze. Poi dopo sono riuscito a rimanere costante, adesso comincia un po' la stanchezza, le ore notturne è un po' più complicato, però stiamo cercando di mantenere il ritmo e il distacco dalla 18 che è sempre molto veloce. In the super stock class, Gassange had taken it out, and that's on screen. Robbie Rolfo, Grand Prix legend for definite in his own right, is sat there. I think probably thinking Cody Brown would be in his bed. Tommy, is that something? Google it, and he's good to go. You know, like new 100%. Robbie can roll out, and they can get back into the race. Sono le 6 del mattino, ci siamo dovuti ritirare purtroppo per una caduta del mio compagno di squadra che ha distrutto la moto, e questo è il brutto delle gare, però siamo comunque motivatissimi perché stavamo andando veramente forte, eravamo in testa e ci rifaremo alla prossima, anche perché abbiamo dimostrato di andare veramente bene, il potenziale c'è tutto. Questa è la 24 ore, da domani sarò nuovamente in sella per preparare già la prossima.